Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, sono particolarmente orgoglioso di presentarvi Mark Rein-Hagen, che ci parla del suo nuovo gioco di ruolo I Am Zombie. Un'ambientazione particolarmente suggestiva per un mondo, quello degli zombie, che negli ultimi anni ha riscosso un particolare successo e molto interesse, ma vedremo insieme adesso con lui che il suo modo di affrontare questo universo è molto molto personale, come ci ha abituato anche in passato con il famosissimo Vampiri the Masquerade. Buongiorno Mark, benvenuto, e buongiorno anche a Anna che ci accompagna e ci aiuta come interprete. Allora, la prima cosa che volevo chiedere a Mark è: sei tornato a occuparti di giochi di ruolo dopo tanti anni. Come è nata, qual è stata la prima idea, la prima scintilla che ha portato ad I Am Zombie? So you have come back to role-playing games after long years. So what's the first spark of this new idea? Wow. I guess it was I knew that I wanted to do something that would appeal to my old fans, but yet move them towards my new idea for a world. And so zombies seemed like the perfect thing. I had of all the different monsters that I did in World of Darkness, zombies is the one we never got around to. Okay. Volevo fare un gioco che fosse interessante per i fan che mi avevano già seguito, ma che le aiutasse a muoversi verso un nuovo mondo, e gli zombie sembravano esattamente la cosa perfetta, perché di tutti i mostri che avevamo toccato in qualche modo nel World of Darkness, gli zombie erano quelli di cui non avevamo ancora parlato. And zombies are just one of those monsters I never really thought of as being something you could make as a protagonist, as a hero, because they have no mind, they have no brain. And then I was reading about, rereading about the beginnings of the zombie myth, of the vampire myth, and how vampires in the beginning were just mindless corpses. They were revenants. They were just without any brain. But then over the years they developed. And I said, okay, rather than spending 500 years changing zombies into intelligent monsters, I will do it in 2. And that's where the sort of idea of I Am Zombie came from. Ok, so in effetti uno zombie poteva sembrare, e mi era sempre sembrato, il tipo di mostro di cui non potrai mai fare un vero protagonista, perché, capito, non ha il cervello, quindi non sembrava possibile. Ma poi sono andato a esplorare le origini del mito degli zombie, ma soprattutto le origini del mito dei vampiri, e i vampiri inizialmente erano delle creature prive di intelligenza, erano dei revenant, non troppo diversi dagli zombie. Sì. E quindi ho pensato, invece di aspettare questi 500 anni che gradualmente gli zombie si trasformino in dei possibili protagonisti, lo farò io in 2 anni appena. Qui vediamo gli elementi che compongono la scatola del gioco, quindi manuale, tutti i manuali, le carte, alcune tessere di cui ovviamente poi fra poco parleremo, e i dadi. Però la prima cosa, effettivamente, mi aggancio a quello che hai detto tu, e anche io quando ho fatto una partita di prova ho pensato ok, devo giocare uno zombie, quindi andrò in giro barcollando e cercando di morsicare persone. In realtà non è così, anzi non ero nemmeno morto quando ho iniziato a giocare. So when I started my first trial game, I thought, okay, so I'm going to play a zombie, I'm going to, walk around like this as a mindless brute. But it turned out it wasn't like that. It turned out I wasn't even dead when I started as a player. Exactly, yeah. So the idea is that you start out a living person, and it's our world. It's where we are. But of course, the idea is that they've been lying to us all along, and what they've been lying to us about is that there are these outbreaks every once in a while, and whole towns can get wiped out, but they're able to contain it and surround it and sort of hide from the world and hide from the media what actually happened. And so you get caught in one of these mini outbreaks, and you discover that there are zombies, and there are dumb zombies, who we call skags, and there are smart zombies we call toxic, who sort of own the skags, and you are lucky enough to not become a skag, you're lucky enough to become a toxic. Ok. Sì, in effetti quando inizi il gioco puoi iniziarlo come personaggio che è ancora in vita, perché il mondo è il nostro mondo, il mondo di adesso, ma naturalmente con questa piccola differenza.
In questo mondo si scopre che le autorità ci hanno sempre mentito, perché in realtà ci sono delle epidemie di zombie che di tanto in tanto avvengono, magari capita che un'intera città possa essere contagiata, ma tutto questo viene contenuto e di questo si riesce a non parlare, si riesce a coprirlo. Il giocatore inizia proprio durante, di solito, uno di questi momenti di epidemia e scopre che può diventare uno zombie, che ci sono zombie stupidi, gli skags, o zombie che invece mantengono la loro intelligenza, i toxic, e che sostanzialmente in qualche modo sono i proprietari degli skags o comunque li dirigono. Gestori, sì. E puoi essere abbastanza fortunato da iniziare come giocatore come toxic. Ci sono anche delle fazioni, come già nel tuo precedente lavoro di vampiri. There are comunque. factions, as in vampires too. There are different groups. Yeah, in fact, that's what these cards are. Is that when you create a character, you basically each card is a different faction. So the main factions is we have like vampire clans, but really all the different cards sort of represent a different trope. So it's a way in which you sort of get across the full gamut of a complete society. Sì, ci sono effettivamente tante diverse fazioni, ti accorgi quando vai a creare il personaggio con queste carte che ogni carta può rappresentare una diversa fazione e non sono veramente come i clan di vampiri, ma rappresentano un po' l'intera gamma della società. Cominciamo a dare un'occhiata a quelle che sono le regole del gioco, cioè come funzionano i dadi, come funzionano le tessere e soprattutto queste carte che abbiamo visto sono fronte e retro e riproducono il personaggio da vivo e da zombie. So, a look at the rules of a game, how dice work, how the tokens and the cards work. The idea of using cards is that the whole game is designed to be more like a board game and more simple. And the idea behind that is that role-playing games began in 1976 or 1975, depending who you talk to. And really the technology has stayed the same. You still have pens and paper and photocopies and charts and tables. And board games used to have this as well back in 1975 and 76. But they evolved and they changed, and no board game sold today has charts and tables or photocopied piece of paper or needs a pen because you don't want to do that. And so I've tried to take the board game to the next level where you can create a character in 5 minutes just by picking 5 cards, and then I'll finish it when. Okay. So sorry. No worries. In effetti sì, l'idea delle carte mi è venuta perché se ci pensate quello che volevo fare era una cosa più simile a un board game che a un gioco di ruolo, perché i giochi di ruolo dal 76 non sono cambiati molto, hanno sempre sostanzialmente soltanto carta, penna, delle tabelle eccetera. I board game invece si sono evoluti tantissimo perché ormai nessuno di noi ha più voglia di mettersi lì con 2 fotocopie e delle penne e quindi volevo venire incontro di più ai gusti di adesso. Ok, go on. And so the idea then is you begin as a human. So this is the human deck here. And as you said, the cards are two-sided. So on this side, you are the warm side. You're still very, very human and okay. But then when you get wounded, you flip it over, and this indicates you're slowly becoming more and more wounded. And when all your cards are flipped over, it means you have the infection, and you become a toxic. And that becomes this sort of revelation. So as your character learns about the world, you as a player the first time learn about the world. Ok, quindi vedete che le carte hanno 2 lati, uno del personaggio vivo e uno del personaggio morto, e mano a mano che la partita va avanti vengono girate le carte e tu ti trasformi gradualmente in uno zombie, quindi in un toxic. E il personaggio e il giocatore imparano insieme qualcosa di questo mondo, quindi anche tu scopri cosa succede insieme al tuo personaggio. Ecco, la prima cosa credo interessante che cominci a scoprire man mano è che, diversamente da quello che credevi, non ti decomponi, non perdi pezzi, ma mantieni, se vuoi, un aspetto umano. Come hai risolto questo problema della decomposizione dello zombie?
Okay, so what I found very strange is that you don't actually decompose, you don't lose pieces, you don't, rot, but you maintain a human aspect as a zombie. So how did you manage that? In terms of the setting, you do tend to rot a little bit, but because as a toxic, once a month we have a festival called Purges, where you have a shamble, which we're going to have here at the convention tomorrow, which is a parade to the Purges place, and basically there's a giant ceremony and everyone is cleansed, and your body is restored, and for one beautiful night you're the most beautiful version of you, and you are perfect in every way. But then after that night, the more you party, the more you have fun, the more you have adventure, the more you risk yourself, you do start corrupting. And so without Purges, they would be completely rotted out corpses, but Purges is what sort of saves them from this. Ok. No, in effetti lo zombie tenderebbe a decomporsi, ma il fatto è che una volta al mese invece si tiene questa cerimonia, una sorta di parata, come potrebbe essercene una domani a Lucca per esempio, se la organizzassimo, in cui c'è questa sorta di rituale di purificazione, per cui per una notte al mese tu sei la versione più pulita, più bella e più perfetta di te stesso, finché ovviamente non ricominci con la tua vita di zombie che ti porta poi a decadere nuovamente mano a mano sempre un pochino di più. Tra l'altro Mark l'ha detta giusta, perché proprio domani alle 3 parte sulle mura la Zombie Walk ufficiale di Lucca Comics and Games 2015, quindi ci sarà l'occasione effettivamente per vedere. Lì però non avremo dei toxic, avremo degli zombie autentici che gireranno per le mura cercando probabilmente di aggredire il maggior numero di persone possibili. And tomorrow at 3 we're going to have a zombie walk Lucca Games 2015. So at 3 p.m. tomorrow we're going to have zombies, but not toxics, but real zombies, and they're probably going to have to be contained, otherwise. I certainly hope so. It'd be terrible if an outbreak happened at the Lucca convention. Bleach would come in and surround the town. It would, and the convention. But I don't know what the cover story would be. But probably they would blame it on the comics people. Sì, probabilmente se ci fosse un'epidemia di zombie la colpa verrebbe data all'organizzazione dei comics e probabilmente sarebbe una cosa un po' preoccupante da vedere. Sempre domani invece noi ci rivediamo, io e te, e mi aspetto il pubblico di Lucca, per un incontro in cui parleremo più ampiamente di quello che tu hai fatto, del tuo universo e del tuo approccio con il lato oscuro, perché sei in assoluto l'autore di GDR che più ha invitato i giocatori a interpretare personaggi teoricamente cattivi. Tu da sempre hai il fascino del diverso, diciamo un po' alla Tim Burton, o è una mia impressione? Okay, so tomorrow you're going to have another meeting in which you will touch more specifically on the fact that you're probably the only or one of a few authors of role-playing games that have asked their players to put themselves in the shoes of a bad character or some evil character. So what would you like to tell us about it? Well, first of all, I think that, ask any actor in Hollywood what the favorite role to play, the role with the most meat, it's always going to be the bad guy. And who is the most fun character to watch? It's the bad guy. I mean, who do people associate with in Star Wars? It's Darth Vader. I mean, he's the coolest character imaginable. But you need Luke, of course. You need a Han Solo, who's a little bit bad. And you really need a Darth Vader. Okay, and this is, I think, part of what I find so fascinating. But, of course, my characters are not completely evil. They're torn to evil and they're torn to good. Yeah. The idea of Vampire was, a beast I am, lest a beast I become. And I think that's very true for this game as well. It's sort of about the cycle of life, of renewal and death, of decay and rebirth. And I think that's about the soul and about the mind, and so that's why you're both a good and a bad person in this game. Okay. In all my games, really. In effetti se chiedete a qualunque attore di Hollywood vi diranno che il ruolo più bello da interpretare è sempre il ruolo del cattivo, e se ci pensate anche in film come Star Wars, quello a cui si fa maggior riferimento è Darth Vader. C'è bisogno di Luke, c'è bisogno di un personaggio come Han Solo che non è
del tutto buono né del tutto cattivo, Vero. ma soprattutto la star è sempre Darth Vader, e nei miei giochi io ho sempre cercato di fare qualcosa di simile, quindi i miei personaggi non sono del tutto cattivi, sono più dei personaggi che sono tormentati fra il male e il bene, e quindi in Vampiri per esempio c'è questa questione della bestia all'interno che bisogna controllare, oppure che può portarti verso diventare sempre meno umano, e la stessa cosa è in Zombie c'è anche questo ciclo di decadimento e rinascita, che è una questione che è molto simile a quello che può essere il ciclo di un'anima, e più o meno in tutti i miei giochi ci sono queste tendenze, questi tormenti. Ok, torniamo un attimo a Zombie. Vedo qui, io lo vedo per la prima volta perché è appena arrivato anche a Lucca, è arrivato ieri la confezione manuale completo, il play kit completo. Manual and the brand I'm new so kit. proud. You can see I'm still. I came to Lucca and I saw it for the first time. I refused to have it mailed to me because I wanted to wait till Lucca, and I'm still asleep with it at night. I'm so proud of this. It's full color. Yeah. Every page spread is completely unique. It's just, I think it's a work of art, and I'm just, we made it so that there are no rules in this book. This book is something that is an artifact in the world. The zombies have this book. This book is written for them. Ah, okay. So you could carry this around in a LARP, and it makes sense because this is a book given to young Toxic to explain to them the world. And so I think it's just anything I've ever done, I'm the most proud of this book, just because it's so beautiful. Zombie for Dummies. And well written. Yeah. Very well written. Ok. Sì, in effetti anche io è la prima volta che lo vedo, perché non ho voluto che me lo mandassero, non ho voluto che me lo spedissero, volevo vederlo per la prima volta di persona a Lucca, l'ho visto ieri e praticamente me lo sono tenuto stretto e ci sono quasi andato a dormire insieme perché lo trovo bellissimo, è una piccola opera d'arte, è tutto a colori, e noterete che non ci sono regole in questo libro potreste portarvelo in giro durante un gioco di ruolo dal vivo. Questo è proprio il manuale che viene dato al giovane Toxic. Un novello Toxic. Esattamente, ed è non solo molto bello e ben stampato, ma vi assicuro che è anche scritto molto molto bene. Voi siete presenti al Padiglione Games con uno stand in cui è possibile anche organizzare delle sessioni di gioco personalmente con te anche nei prossimi giorni. At your stand is possible to organize a gaming session with Absolutely. We'll run demos either in Italian or in English, and if I'm there, I'll run a demo for you in English. So, Quindi, sì, sia in italiano sia in inglese. Se volete giocare con me, facciamo insieme una demo in inglese. The Toxic Journal invece è la prima volta che lo vedo anch'io, e che c'è qua dentro in questo volume? What's inside this book? This is, I think, an amazing thing because what this is that because your character is just cards, Yeah. this book has a little pocket in the back so you can hold your cards. Ooh. And then one person in your gaming group becomes the scribe. And they write down all the different characters inside of here, what cards they own, and how old they are, and all the details. So you, as a player, you just have your cards laid out in front of you in 3 stacks. The first stack is your focus, your instinct, and then your denial. I'm not a nerd. I am not a nerd. How dare you call me a nerd? Okay? So you have these 3 stacks. As you play, you go, yeah, okay, I am a nerd, but I do not smoke pot, okay? Or I am not a trust fund kid. Don't even call me a trust fund kid. So you're moving it around. But instinct means if something bad happens, boom, yeah, I need to chill out, man. I need to chill out. And this is sort of your character. But this book keeps track of all the different ways in which you, every detail of your game. And so years later, you can open this up and realize the whole story of what the game you played over all those months. Sorry, I went on too long. It's okay. Dunque, come vedete, non ci sono le schede del personaggio, perché il personaggio viene fatto soltanto con le carte, però c'è questo diario nel quale uno scriba, che viene nominato, si appunta tutti i dettagli del gioco, quindi tutte le carte dei diversi personaggi e i diversi passaggi, perché come vedete ci sono
focus, istinto e denial, cioè negazione, e sono diversi passaggi La tua attraverso identità, cui, diciamo, segreta, quelle che cerchi di non far trapelare durante il gioco. attraverso cui il tuo personaggio passa in diverse fasi. E quindi questo viene poi appuntato nel diario dello zombie, per cui anni dopo, se voi riaprite questo libricino, troverete la storia della partita che vi potrà tornare in mente in questo modo. E invece Brain and Show? Come li usiamo? This is brains, and so when you roll this, you can get brains tokens, which basically help you do stuff and beat stuff. So you can actually, if you roll cha, then this will help you take away a cha. So what happens then is when you make a roll, let's say, you want to get a number like a 10. So you want to get a 10. So here's 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, you got it. That's good. So you can re-roll these two, and hopefully you'll get brains. Uh-oh. Oh, This damn. takes away. Okay, so maybe you get one more re-roll. So, okay, you got an incredibly good result. But what happens then is sometimes you'll roll brains, and you'll decide, okay, I'll roll brains. Do I re-roll those brains and try and get a high enough number to have success? Or do I say, oh, no, I'll just get the brains tokens. Give me the brains tokens, because you can save them for later. Okay, and what do you do with brains tokens? Brains can take away from cha, or they let you do other things. On this side, Okay. you can actually add to the story. You can say, please, Mr. Game Master, can I do this? And then you read this out, and you say what you want to add to the story. Okay. So it makes everyone a storyteller. Ok, allora i token con il cervello e i token con le ossa vengono presi a seconda del tiro di dado che fate, poi c'è una soglia da raggiungere che 10, è sì. 10 e a seconda dei diversi reroll che avete potrete poi decidere come comporre il vostro tiro ritirando alcuni dadi. Però se ottenete i cervelli potete prendere dei token cervello che vi daranno la possibilità di fare le cose che ci sono scritte dietro e quindi in qualche modo di trasformare tutti i giocatori in narratori, proponendo al master di cambiare in qualche modo il corso dell'azione a seconda di quello che c'è scritto su questi token. Oppure potete usare i token cervello per togliervi dei token show. Ok, perfetto. Benissimo, il tempo che abbiamo a disposizione è terminato, quindi io ringrazio tantissimo Mark Rein-Hagen, rinnovo l'invito a chi ci sta ascoltando ad very andarlo a much, Mark. trovare al padiglione Games nei prossimi giorni per provare a he's giocare con lui o inviting people semplicemente to per play vedere with il you. gioco e naturalmente per chi è interessato ad acquistarlo. Ringrazio anche Anna che ci ha aiutato in questo incontro e vi do appuntamento al prossimo appuntamento con il Boardgame Studio di Lucca Comics and Games. Grazie, ciao!